dopo la seconda guerra di mafia, che ha portato alla vittoria dei Corleonesi di Riina e Provenzano, per i Messina Denaro sembra che la strada sia spianata. Nel 1983 Zu Ciccio prende il posto di Cola Buccellato. Viene infatti investito del ruolo di capo provinciale. La cerimonia avviene in una cantina degli esattori di Salemi, i cugini Nino e Ignazio Salvo, una volta fedeli alla mafia perdente di Stefano Bontate. Zu Ciccio è legato a doppio filo ai Corleonesi di Riina e Provenzano, sin dai tempi in cui quest'ultimi avevano fatto rapire Corleo, il cognato dei Salvo, ed avevano chiesto un riscatto per poi ucciderlo senza farne ritrovare il corpo. Il rapimento Corleo era avvenuto a Salemi, territorio di Don Ciccio. Era stato uno sfregio alla regola dei rapimenti in Sicilia, un rapimento mai rivendicato per dimostrare la debolezza dei Salvo e quindi del loro protettore, Stefano Bontate. Da quel momento il rapporto fra i Corleonesi ed i Messina Denaro si era cementato e Riina gradisce trascorrere le vacanze estive con la famiglia a Mazzara del Vallo. I Corleonesi stimano tanto Don Ciccio da spostarsi da lui per incontrarlo, una gentilezza che fanno a pochissimi. E ne hanno tale stima, come uomo d'onore, da affidargli spesso giovani virgulti da svezzare come nuovi mafiosi. Una sorta di apprendistato che Zu Ciccio, con poche parole, sa portare avanti in modo apprezzato dai viddani. Don Ciccio è un grande intenditore di reperti archeologici che in quella zona abbondano ed inizia a trafficare insieme a Giovanni Franco Becchina, emigrato a fine anni 70 in Svizzera, che da semplice impiegato è riuscito a costituire un'importante società di commercio d'arte, la Palladio Antiche Kunst. A Selinunte i tombaroli mafiosi si danno molto da fare. Sarà per questo che anche il giovane Matteo inizia ad interessarsi all'arte ed al suo commercio, sia per vezzo, per mostrare una certa dimestichezza col bello, sia perché il business è molto profittevole e permette di diversificare le entrate. Ma Don Ciccio traffica anche dell'altro. La droga scorre in quelle zone da molto tempo, visti i forti legami con le famiglie castellamaresi di New York, sin dai tempi di Bonanno, ma anche sul mercato canadese ed inglese Zu Ciccio ha agganci pesanti. E poi c'è il traffico d'armi. Quello forse è il commercio più importante, perché sembra portare addirittura a commistioni con apparati dello Stato, cosiddetti deviati. Perché Zu Ciccio è attento all'importanza dei rapporti, come quelli che intrattiene con i massoni della loggia Iside II, una loggia segreta scoperta poi nel 1986, dove sono iscritti tutti coloro che praticamente contano a Trapani, politici come Calogero Mannino, imprenditori, professionisti, prefetti, insieme a mafiosi locali o di grande spessore come Mariano Agate e Vincenzo Rini. La loggia Iside II è collegata alla P2 del venerabile Licio, anzi è stato lo stesso Gelli ad inaugurare la sede nel 1980. Direttamente alla P2 di Licio Gelli era invece stato iscritto Antonio da Lista Iti, l'importantissimo possidente terriero e proprietario di saline della zona, del quale Don Ciccio risultava essere stato per 30 anni capocampiere. Gli stessi da Lista Iti che controllano le quote di maggioranza della banca Sicula, dove casualmente era stato assunto Salvatore, primogenito di Don Ciccio. Se Francesco Messina Denaro è ritenuto dai Corleonesi il perfetto mafioso da portare ad esempio alle nuove leve, figuriamoci come lo possa considerare il figlio Matteo, che verso il padre ha una venerazione totale. È in questi anni che Matteo stringe i rapporti con i fratelli Graviano tramite il cognato Filippo Guttadauro. Questi ultimi ne diverranno, per così dire, i fratelli di sangue, stessa età, stessi interessi e divertimenti. Tutto questo crea il feeling fra quelli che ancora oggi vengono ritenuti i capi di Cosa Nostra, quelli che saranno le nuove leve dei Corleonesi. I Graviano sono diventati ricchissimi grazie ai traffici di eroina della mafia perdente degli Inzerillo e Bontate,
ma grazie a Matteo riescono ad avvicinarsi ai corleonesi. Questo costerà la vita al padre Michele Graviano, accusato di tradimento e ammazzato da Contorno, uomo di bontate. I Graviano mettono soldi a Fiumi e Matteo Messina Denaro mette una buona parola con Ucurtu. Inizia la scalata come delfini del capo dei capi. Assassinato dalla mafia a Valderice presso Trapani il sostituto procuratore della Repubblica Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Il giudice Ciaccio Montalto aveva appena posteggiato davanti al portone di casa, non ha fatto in tempo a scendere. Uno o due killers che lo attendevano sulla strada lo hanno crivellato a colpi di mitraglietta Luger. Il giudice Montalto aveva compiuto tutta la carriera a Trapani occupandosi delle maggiori inchieste di mafia. Anche oggi sul suo tavolo le inchieste che scottano su mafia, droga, su riciclaggio di denaro sporco nell'edilizia trapanese. A Trapani una folla sinceramente commossa rende l'ultimo saluto alla salma del sostituto procuratore della Repubblica Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Per il suo sostituto Antonio Costa la mafia sceglie un'altra strada, quella della corruzione. Al giudice ammazzato e all'altro corrotto subentra un altro giovane magistrato, quel Carlo Palermo, che dopo l'inchiesta sul traffico delle armi condotta a Trento arriva per sua scelta in Sicilia. Il terrorismo mafioso ha compiuto a Trapani la strage più odiosa di questi ultimi anni. 50 kg di esplosivo fatti saltare con un concegno a tempo per massacrare il giudice Carlo Palermo e la sua scorta. È salito su una 132 blindata, la scorta su una Ritmo. Le due vetture percorrono poche centinaia di metri, una curva. Per compiere questa curva, l'auto del giudice e quella della scorta devono rallentare leggermente. Si allargano quel tanto che basta per superare un'altra auto, a bordo della quale una madre sta accompagnando a scuola i suoi due gemelli. Un attimo dopo, il boato, in questo punto. Io mi trovavo sul sedile posteriore di sinistra e sono stato praticamente sbalzato al di fuori della macchina e quindi questo è stato forse il motivo per il quale sono riuscito a rimanere praticamente incolme, insomma. Delle immagini convulse di quei momenti, quale si è impressa maggiormente nella sua mente? L'immagine immediatamente successiva, che è stata quella nella quale prima mi sono reso conto, ed è stato proprio immediatamente, del fatto che vi erano parti, ma frammenti piccolissimi di oggetti metallici che si vedeva che non appartenevano alle nostre vetture, quindi erano segni sintomatici della presenza di altri mezzi che si trovavano lì, di cui non esisteva altra traccia se non, ripeto, degli oggetti piccolissimi. Non vanno meglio le cose in questura, dove, anche qui, si sono verificati arresti e allontanamenti di funzionari accusati o sospettati di favorire in qualche modo la mafia. La squadra mobile trapanese ha in organico 23 agenti, di cui soltanto 3 addetti agli accertamenti bancari, in una città che, pur avendo uno dei redditi medi più bassi, dispone di 23 banche e 120 sportelli bancari. Di notte circola una sola volante ed è un'impresa mettere in piedi le scorte per i magistrati nel mirino della mafia. 26 settembre 1988. Viene ucciso Mauro Rostagno, l'ex leader di Lotta Continua, arrivato a Trapani una decina di anni prima, per dedicarsi al recupero dei tossicodipendenti. Un nuovo agghiacciante delitto in Sicilia. È stato ucciso Mauro Rostagno, uno degli ex leader di Lotta Continua, in un agguato presso Trapani. L'omicidio avviene in tarda serata, in piena campagna, a pochi metri dal cancello che porta alla comunità terapeutica Saman, della quale Rostagno è la mente organizzativa. La dinamica dell'agguato rimane a lungo incerta. Secondo le prime notizie, giunte sui tavoli delle redazioni, a sparare contro Rostagno sono stati 2 killer con il volto coperto da casco integrale, che sparano 7 colpi di fucile. A scoprire il cadavere è un ragazzo in cura disintossicante alla Saman. Rostagno giace a terra in una pozza di sangue, con il viso orrendamente sfigurato dalle pallottole. L'allarme scatta immediatamente e sul posto accorrono volanti e gazzelle di polizia e carabinieri, e poco più tardi arrivano anche il magistrato di turno e il medico legale. Solo allora il cadavere viene rimosso e portato all'obitorio del cimitero. Un omicidio strano, difficile da interpretare, un altro dei grandi misteri trapanesi. Come gli altri militanti di Lotta Continua, in auge ai tempi dell'omicidio calabresi,
Rostagno aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria per il delitto del commissario. Amico stretto di Sofri ed ex compagno di università di Renato Curcio, Mauro Rostagno era stato uno dei pionieri del movimento degli arancioni in Sicilia. Ma Rostagno era molto conosciuto anche per la sua attività pubblicistica. Dirigeva i servizi giornalistici di una TV privata, RTC, emittente d'assalto che l'ex leader di Lotta Continua aveva reso popolare. 26 settembre, ecco il titolo del nostro notiziario. Agguato mafioso a Caltanissetta, ha ucciso un magistrato che avrebbe dovuto presiedere nella nuova corte l'appello al maxi processo di Cosa Nostra. Una dichiarazione del presidente della provincia regionale di Trapani, Mario Barbara. Nell'agguato a Rostagno viene usato anche un fucile da caccia, con il quale vengono sparati alcuni colpi contro il lunotto della vettura, una duna quasi nuova, usata dal sociologo. L'arma però si inceppa ed esplode. Alcuni frammenti del fucile vengono trovati a terra. Nella vettura, insieme a Rostagno, si trova anche una ragazza ospite della comunità, Monica, di 26 anni. Rostagno aveva cercato di dimenticare tutto, compreso il suo nome. Mauro Rostagno, 46 anni, non esisteva più da un pezzo. Si chiamava Sanatana, cioè eterna beatitudine. Viveva nella comunità Saman, che significa canzone. 9 ettari di terra, coltivata sotto la roccia di Erice, tra ulivi e fichi d'India. Un piccolo paradiso diviso con pavoni, gatti, pappagalli e il cavallo Beethoven. Un passato di marxista, fondatore di Lotta Continua, insieme con Marco Boato e Adriano Sofri. Condottiero nelle irruzioni proletarie, un passato di ex stalinista, studente prodigio, operaio, matricola di sociologia a Trento. Movimentista nel 68, esponente dell'underground più scatenato, disoccupato ed alla fine creatore di Macondo. Macondo, il paese immaginario inventato da Gabriel García Márquez, il paese dove tutto era possibile. E Macondo era diventato un locale di Milano, dove si incontravano le delusioni della sinistra, intellettuali radical chic, emarginati e sconvolti. All'interno del locale si fumava e questo aveva portato alla chiusura, nonostante i 4.000 soci, ed aveva portato con sé anche una condanna a 3 mesi per i suoi fondatori, tra i quali Rostagno, e debiti per 138 milioni. Il 26 agosto 76 la rivelazione, da lui raccontata così. Non ho cercato di rimanere fedele, io credo di essere stato molte volte infedele alle mie idee, per fortuna, insomma, e di essere rimasto sempre coerente con me stesso, non alle mie idee, devo dire. Queste le ho cambiate molto spesso, per fortuna. Che cosa facciamo? Accogliamo la gente che arriva qua e arriva a pezzi e la rimettiamo in sesto, non secondo un modello preordinato per tutti. Noi riconosciamo che ognuno è unico, irripetibile, quindi ogni persona che arriva noi cerchiamo innanzitutto di guardarla. Abbiamo costruito una grande sfera di cristallo magica che consente di vedere che se arriva un contadino arriva un contadino e che se arriva un cavaliere arriva un cavaliere. E poi nelle pene, nello strazio da lui dichiarato della sua vita. La gente sta male quando piglia l'eroina, è questo il fatto. Non ci sono drogati felici? Noi non partiamo da questa constatazione, sono loro stessi a dire che stanno male e non ne possono più. Poi... Era stata dura, i contadini diffidenti, i soldi contati, la terra ostile, le frecciate della sinistra impegnata. Eppure, in qualche modo, la comunità aveva impiantato aranci, gelsomini, speranze e nuovi slogan. Sanatano era diventato un ottimista. Neanche i debiti della comunità lo preoccupavano, perché impreviste donazioni rimettevano i conti a posto. Rostagno, che si divideva fra la comunità e la redazione di RTC, ogni giorno andava in onda con editoriali di denuncia. Noi sottolineiamo invece che da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione del traffico di droga, che è sempre stato in testa in questo programma e che soltanto recentemente i palermitani hanno avuto un ingresso in questa direzione. Scagliandosi in particolare sulla corruttela politica cittadina, sulle infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione e sugli scandali locali. Era diventato un personaggio scomodo, anche perché, con quella sua aria da predicatore disarmato,
aveva scosso molte coscienze dormienti. La gente comune del posto iniziava a tifare per lui, perché in lui vedeva la possibilità di esprimere il proprio disagio. Disagio verso quel muro omertoso della mafia, disagio che quotidianamente dovevano reprimere dietro ad ossequiosi saluti, ai vari Don Ciccio, Mariano Agate e persino al ragazzino Matteo Messina Denaro. 8 anni fa, circa il 13 agosto del 1980, proprio sotto Ferragosto, nel di agosto, nella contrada di Triscina, vicino a Castelvetrano, moriva in un agguato mafioso Vito Lipari, sindaco democristiano di Castelvetrano. Da molti mesi si trascina, procede al Palazzo di Giustizia a Trapani il processo appunto Agate più 13 o anche processo Lipari. È un processo in cui il giudice è il dottor Antonino Asciuto, pubblico ministero Franco Messina, giudice Latre Messana. A Rostagno, prima erano arrivate le telefonate, anonime, poi le minacce, persino durante la sua trasmissione, e infine lettere molto circostanziate, una delle quali era stata consegnata poche settimane prima alla magistratura. Si fanno ben presto 3 ipotesi, la prima legata all'omicidio Calabresi, un modo di chiudergli la bocca da parte di qualcuno degli ex di prima linea. La seconda legata alla sua attività di giornalista che disturbava la mafia. La terza, che avesse potuto scoprire all'interno della sua comunità qualcosa di molto strano, di molto particolare, un traffico diverso. In realtà, a dare l'ordine di uccidere Mauro Rostagno è stato Zuciccio, la mafia trapanese, abituata a mantenere un ferreo controllo del territorio e degli uomini, mal sopporta l'azione di Rostagno, che specialmente nella sua attività di denuncia dagli schermi della TV, con quel sottone irridente di sfida a Cosa Nostra, ricorda da vicino il modo di fare informazione antimafia di Peppino Impastato. Rostagno, come impastato, rappresenta una costante spina nel fianco dei clan mafiosi. Sono ben più profondi e sedimentati nel territorio, sono casomai i palermitani, i corleonesi, i palermitani prima e i corleonesi che arrivano dopo a individuare la droga come big business. Esatto. I trapanesi ci sono da moltissimi anni lì dentro e fanno affari d'oro e in un momento appunto di grossa ignoranza complessiva. Il mandante, come dichiarerà Vincenzo Sinacori, importante capo della mafia di Mazzara del Vallo, divenuto poi collaboratore di giustizia, è proprio Francesco Messina Denaro. Rostagno era un giornalista dell'emittente RTC di Trapani e parlava ogni giorno male di Cosa Nostra e dell'ambiente che girava attorno a Cosa Nostra, ogni giorno. E ricordo che in quel periodo quasi tutti gli uomini d'onore parlavano male di Rostagno. Era diventato un argomento comune e quasi sempre si parlava di Rostagno perché rompeva quotidianamente. Dal 1970 fino agli anni 80 io leggo uno snodo che trasforma la mafia trapanese da semplice commerciante a protagonista della produzione. E per fare questo i vecchi uomini come Palmeri, eccetera, questi buccellato non sono più sufficienti. C'è bisogno di un gruppo dirigente più agguerrito, che ragioni ancora più politicamente, più forte, più aggressivo, che in qualche modo si scontra con questo vecchio gruppo dirigente e ne prende la mano. E mi pare, se vediamo le vicende del Maxi processo, è possibile vedere come questa ascesa di nuovi gruppi mafiosi che vanno direttamente alla produzione dell'eroina si sposi contemporaneamente all'ascesa dei corleonesi nella zona di Palermo. Anche i corleonesi cominciano con i sequestri, il sequestro Cassina. Perché? È vero che la droga dà una grandissima ricchezza, ma devi avere il denaro liquido per poter entrare nella produzione. Se ti occupi solo del commercio non hai bisogno di capitali, i capitali te li danno gli altri, perché tu operi per loro. Se vuoi entrare in proprio, allora hai bisogno di una dimensione diversa, ma anche di capitali, e quindi hai bisogno probabilmente, il sequestro ti può servire in questo senso. Nel 1900 mi pare d'84 viene, o 85, e in Conciosa Vergine ad Alcamo viene sequestrata maggio 85. Maggio 85. Sì, su questo una breve nota, sì. Perché la del tuo ragionamento, la più grossa raffineria
del mondo, a Esatto. detta del magistrato Paolo Borsellino, un fatturato di 4-5 miliardi al giorno, cioè ogni giorno 4 miliardi di fatturato. Eppure c'è di più. Come si leggerà nelle 3000 pagine della sentenza di primo grado sull'omicidio Rostagno, l'obiettivo dell'agguato era mettere a tacere per sempre quella voce che, come un tarlo, insidiava e minava la sicurezza degli affari e le trame collusive delle cosche con altri ambienti di potere. Ricostruendo quello che era il contesto del territorio trapanese, i giudici scriveranno come da quell'ambiente nel quale operava Rostagno scaturiva una rete di relazioni pericolose, fatte di intese e scambi di favori reciproci e protezioni. Un'organizzazione criminale che detiene un controllo capillare del territorio può essere fonte della merce più preziosa per un apparato di intelligence, le informazioni, ma può servire anche per operazioni coperte, ovvero per offrire copertura a traffici indicibili, da tenere al riparo da sguardi indiscreti. Traffici che coinvolgono pezzi di apparati militari e di sicurezza dello Stato, all'insaputa dei vertici militari e istituzionali o dei responsabili politici. Ma quali sono questi traffici indicibili? La deposizione della signora Serra è stata una deposizione certamente molto difficile e tortuosa, e non a caso le parti, ma anche e soprattutto il Presidente, ha dovuto più volte incalzare la teste per cercare di mettere meglio a fuoco i suoi ricordi. Intanto la teste è sicurissima, estrapolo una affermazione emergente proprio dal verbale di trascrizione, di ricordare che la macchina di Mauro, la macchina che stava guidando Mauro Rostagno, la Duna Bianca, si fosse fermata con la prima esplosione di colpi e non con la seconda, probabilmente perché Mauro aveva lasciato la frizione. Comunque la macchina si ferma con i primi colpi sparati. Mauro era rimasto appoggiato allo schienale e le dice di mettersi giù, di non preoccuparsi, e lei si abbassa tutta sul tappetino sotto il cruscotto e si rannicchia per una frazione di secondi, non pensa altro e pensa solo che sono andati via e che loro possono ritornare in televisione a fare lo scoop. Pensate, questa ragazzina 25enne con problemi di tossicodipendenza che si trova catapultata in modo così brutale sulla scena di un crimine così spietato e feroce, a che cosa va a pensare in quel momento? Alla possibilità cioè di fare diventare tutta questa situazione un potenziale scoop giornalistico. La seconda sequenza di colpi, quelli più ravvicinati, attenzione alle parole che usa la Serra, erano composti da pochi colpi, 1 o 2, non certo 5-6. Subito dopo, e anche qui in base ad una contestazione di una dichiarazione del 26 settembre dell'88, sente 2 sportelli chiudersi ed una macchina andare via. Il rumore quasi simultaneo di 2 sportelli che si chiudevano e di una accelerazione di un'autovettura che sgommando andava via. Escludo, attenzione anche su questo punto, di avere sentito il rumore di altra autovettura o di manovre quali la retromarcia.